Sono arrivato in ritardo anche oggi, ma tanto so che Ritardo contenuto. mi perdonerai. Questa settimana ho letto una cosa che mi ha colpito particolarmente, forse anche perché mi aspettavo questo tuo ritardo. Per un uomo che vive senza il perdono nel cuore, vivere a volte è una punizione ancora peggiore che morire. Confucio. No, il maestro Miyagi, il Karate Kid. Vai! Maestro Miyagi viveva in America però, no, giusto? È come yoga, come yoga, come i cavalieri dello zodiaco. Siamo in Giappone, ragazzi, oggi andiamo a analizzare un pochino la scuola giapponese Mixologist Barman, insomma, diciamo, e a fare un drink che è proprio un classicone in Giappone. Il whisky sour che è americano. Però, come tu ben sai, i giapponesi hanno preso molto dalla scuola americana e quindi anche i drink. Beh, come tu mi puoi raccontare, nei viaggi in Giappone che hai fatto te, Esatto. che ho fatto anch'io, il whisky e soda in Giappone È rock and roll, come diceva qualcuno. però il whisky e soda viene venduto o in lattina, quindi whisky e soda, o anche nelle bustine, tipo quelle dei succhini. E che loro chiamano highball. Esatto. E è un drink che si fanno anche al pomeriggio, così con percentuale di alcol bassa, cioè è più una roba per rilassarsi. Cioè, poi sai, i giapponesi sono tutti d'un pezzo, no? Quindi oggi bisogna fare le cose serie. Ho pensato di metterti una bibita di Dragon Ball. E via, io però sono team Naruto, Ti ho portato una soda, praticamente, questa occhio la chicca, perché è fatta con l'acqua dell'oceano che viene filtrata e poi aromatizzata in questo caso al cedro. Figo. Quindi faremo Whisky e sour originale di Vegeta. Dai, bando alle ciance e vediamo cosa cazzo. subito. Prendiamo il nostro bicchiere. Tumbler? Sta pinza con le zampe di gallina? Scusa. O sono dragoni, tipo? How could this happen to me? Bellissima. Il quadrato nel cerchio, l'uomo nel... Sì, che poi qua parte no, perché il ghiaccio... No, è un blocco di ghiaccio fatto con acqua della bottiglia, perché è un ghiaccio alimentare. Evitiamo di utilizzare il ghiaccio del rubinetto in quanto avrà una concentrazione, un contenuto maggiore di sodio, cloro. Nel whisky andrebbe a diluire con delle sostanze che non sono particolari. Esatto. Faremo due tipologie di shakerata. La prima sarà la dry shake senza ghiaccio, perché come la storia ci insegna, whisky sour ha l'albume, quindi ha una piccola parte di albume o albumina. Allora partiamo. L'albume mi hai proprio spiazzato. Sì, diciamo che ha un ruolo fondamentale comunque nel whisky sour. Lo andrà ad addensare, Esatto, a dare dà un po' la una consistenza, corposità. esatto, un po' viscosina. Facciamo succo di mezzo limone. Sciroppo di zucchero 2-1, quindi 2 parti di zucchero, 1 acqua, un pizzico di sale. Per esaltare, immagino, la dolcezza poi. No, per richiamare quello che è la sapidità dell'acqua utilizzata nel nostro whisky, quindi del distillato madre. E anche l'Ocean Bomb, che alla fine è fatta con l'acqua d'oceano e salata, quindi. Deve esserci un contesto a tutto, come abbiamo detto nelle precedenti puntate. Che se vi siete persi, vi invito a seguire ragazzi a Perigianchi, vi lascio il link qua della playlist, così trovate gli altri episodi. Mi prenda gentilmente un single malt Yoichi, grazie, e la nostra chicchetta, il nostro The Pit Monster, un Scottish Blend. Qua due cose le so anch'io. Vai. Diciamo che stiamo utilizzando Nicca, questo single malt che si rifà ai single malt scozzesi. Bravissimo. Perché la scuola è quella. Tanti hanno questo stereotipo che la scuola giapponese di distillati, o comunque sia dal punto di vista generale, sia una scuola di riproduzione, cosa che in realtà non è vera. assolutamente I vera. giapponesi sono sempre stati così. Prendono delle cose e tentano di migliorarle al massimo, insomma. La loro mentalità è sempre un po' quella. Il whisky è arrivato in Giappone ovviamente con le rotte commerciali. Ricordiamoci che il Giappone è un'isola, è isolata commercialmente. Incredibile lezione di grammatica, storia. Poi arriva questo capitano della marina americana, cerca di fare il furbo, quindi di arrivare in Giappone e approdare a fini ovviamente patriottici. Arriva sulle rive giapponesi e ovviamente cosa fai? Porti dei doni. Cosa portò?
il whisky. Io avrei accettato la pace. Infatti come risultato fu bandito. Ovviamente whisky Whisky tenuto. confiscato. Tornò però dopo 6 mesi in maniera totemica opulente, con giusto quella flotta immensa numericamente. Dal punto di vista proprio delle rotte commerciali stipularono questo patto commerciale e di tregua. Questo perché appunto ho voluto utilizzare uno scotch proprio per l'origine appunto dell'arrivo del distillato tra virgolette in America, pre-colonizzazione e soprattutto Nascita di, di Esatto, distillerie tipo ma tipo bando Nicca. alle ciance. Però bella questa storiella, mi è piaciuta. Non so se te la sei inventata, se l'hai letta su Topolino. Perfetto, abbiamo. La nostra base, che andiamo adesso a shakerare senza ghiaccio. Non vogliamo una predulizione. Ah sì, certo, certo. Voilà, siamo giunti al momento del taste test. Solita cosa inutile, quindi? Come tutta la mia vita. Fa cagare, perfetto. Non voglio sapere cosa fai il venerdì sera. Ora utilizzeremo la molla. Questa aiuterà la reazione, Che trick, ragazzi. la reazione all'interno del nostro shaker. Quindi facciamo un 5 secondi con la nostra molla. La molla, ragazzi! Siamo pronti a passare per il prodotto finale. Adesso andiamo a Shakerare. col ghiaccio normale. Vediamo se facciamo una figura di merda. Vediamo se oggi... anche oggi. La fortuna ci aiuta anche oggi. Ora voi direte, Ah, fai il buffone, ne hai messo di meno. e invece no, perché manca un ingrediente. Che è la nostra magica, se posso, scusa, aprirla per te. Soda o acqua frizzante, insomma, questa al La cedro. ringrazio. Come vedete, Ma tu guarda che casualità, cioè, sembra davvero che lo fai quasi di mestiere. chicchetta finale, daremo come garnish, quindi non utilizzeremo frutte piuttosto che, daremo una vaporizzata di questa fantastica essenza mandarino verde. Potresti anche metterlo... Oh, che buon profumo! Meraviglia delle meraviglie. In purezza, come quello che è il diktat giapponese. Il Giappone non è uno stato, non è una cultura che vuole lo sfarzo. Minimal, senza troppi fronzoli, essenziale. Loro vogliono che ci sia un'esperienza a 360 gradi in quello che è proprio il discorso del drink. Fantastico, andrei a preparare qualcosina da accompagnare oggi. Sai, siamo in Giappone. Abbiamo della carne a disposizione che ho preso direttamente da Meat Crew, anzi ho portato io. Per farti perdonare però perché ti sei Per essere arrivato in ritardo, vuoi non fare il katsusando col wagyu? Pensavo che fosse un piatto pugliese. Katsusando, che tu come tu benissimo sai non è una parolaccia, una specie di toast, diciamo un panino, quindi di solito si fa con una cotoletta di maiale fritta. Noi in questo caso abbiamo un pezzo bellissimo di Kobe a 5 BSM 12, quindi il massimo della marezzatura possibile. Aristocrazia, qua. Naturalmente presa su meatcrew.it, il mio shop online di carne super pregiatissima dal mondo, perfetta per i vostri barbecue e non solo. È un sandwich da 200 euro circa questo. Prima di tutto dobbiamo andare a preparare il pane, quindi prendo del fantastico pan carré. Come vedi qui ho della maionese giapponese che ci ha mandato la Formaggio USA, che ringraziamo come al solito, che è la QP. È una maionese al sesamo, ha un gusto molto delicato, leggermente pungente, ma non la sfrutteremo soltanto come condimento. Non so se lo sai, ma la maionese è perfetta per essere spalmata sui vostri toast. Però voi direte, ma E poi cosa ne fai? voi la mettete in padella così e otterrete una Maillard veramente di un altro livello. Guarda lì come sta perdendo grassi. Allora, tiriamo giù anche la seconda fettina, che come vedi ha fatto la sua bella doratura. La lascio un attimo indietro perché poi prendiamo la nostra meravigliosa ribeye di Kobe e la schiaffiamo in padella. Mi raccomando ragazzi, fiamma bassina, medio-bassa, perché dovremo andare a far sciogliere tutto questo grassettino, quindi ci vorrà un po'. Sai come fanno 200 euro in padella? Allora, la nostra carne praticamente è pronta, si è formata una bella crosticina che stiamo soltanto andando a rinforzare premendo leggermente. Ha perso un po' di grasso la nostra carne. Quello che mi preoccupa è quello che è rimasto attaccato.
la tiriamo giù un attimo perché andiamo a comporre il nostro sandwich unendo gli ultimi 2 ingredienti che saranno una salsa alla cipolla arrostita e dei cetriolini sott'aceto per contrastare un po' il grasso con un po' di acidità che ci aiuta, perché sennò E poi anche col drink. impasta perché. molta. Allora, il nostro katsusandu è pronto, adesso lo assaggerei perché andrei prima a mangiare, poi ci andiamo a pulire la bocca un po' con la nostra acidità, che ti farò sentire con questo cetriolino. Prego, se vuole intanto prendere, là, direi un bel Vado? cheers. Senza i cetriolini qua avremmo avuto dei problemi di grassosità, ci sono lo stesso. Si sente che è più fit, eh? Oh mamma, c'è l'aroma di affumicato delle cipolle che è magnifica, di arrostito, e poi veramente questa acetosità che ci aiuta a lavare via la grassezza, che è meravigliosa. Vedi che il nostro grasso si è sciolto, un pochino è rimasto, naturalmente non l'abbiamo stracotta, però siamo andati a cuocerla perfettamente. L'opulenza del Kobe ci porta a voler bere qualcosa di fresco, di vellutato. Che cirrori le fauci. Bravissimo, per cui whisky and sour. No. Questo si chiama in 2 modi. Come le grandi discoteche ci hanno insegnato, whisky Sauron o whisky Sawa. Whisky sour. Straordinario! La ricetta originaria voleva l'angostura, tu pensi, proprio un bitter, un drop bitter. Qua invece abbiamo sostituito l'angostura o il bitter con la nostra torba. Che è fantastica, che ci sta, si incasta perfettamente anche qui. Col finger c'era quell'arrostito della cipolla, siamo andati a recuperarlo con una torba che è un po' più, come dire, una fumicatura un po' più forte forse anche, ma ci sta perché poi arriva un po' il limone, no? La soda col cedro, questo qui che ci pulisce leggermente Poi la la torba bocca. ti aiuta a mantenere comunque sia proprio il discorso di affumicatura e di cereale, di malto, te lo mantiene per tutto il drink. Fantastico, veramente super. Uno dei miei drink preferiti, assolutamente rivisitato in maniera ancestrale e magistrale dal nostro Riku. Noi a questo punto non facciamo altro che ringraziarvi per essere stati con noi in questa nuova puntata di Per Drunk, per cui vi invito a seguire Riku's on Fire su Instagram, perché potreste avere l'opportunità di bere qualcuno dei drink di Aperjunk. Noi ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Sono WatchHF, seguite su Instagram, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, eccetera eccetera eccetera. Whisky sour.